Chi è senza peccato scagli la prima pietra. È questo il senso di Stiffelio, un senso evangelico, certo, perché il protagonista è un pastore protestante e già questo dovrebbe dirci molto dell'anomalia di quest'opera, anomalia drammaturgica di personaggi, di finale, con un'omelia in cui si dà un messaggio positivo di perdono. È un'opera, certo che è un'opera, ma ha pochissimi tratti melodrammatici. Forse anche per questo che Stiffelio ebbe un successo molto tiepido che poi lo ha condannato quasi all'oblio nella storia dei teatri italiani. Personaggio scomodo quello di Stiffelio, scomodo per il pubblico al quale veniva sbattuta in faccia una scomoda realtà fatta di tradimenti coniugali all'interno delle mura domestiche, ma anche per la censura che aveva chiaramente problemi di ordine morale trattandosi di un pastore protestante. E allora Verdi dovette cambiare il profilo del protagonista, andare magari su un primo ministro tedesco e con questo nuovo protagonista l'opera si presentò a Firenze nel 1851 con il titolo di Guglielmo di Vellingrode. Il destino però non cambiò. L'opera però piaceva a Verdi, soprattutto per il suo soggetto urticante, e 7 anni dopo decise di riprenderla, già sull'onda del successo della trilogia popolare, e di portarla nel neonato Teatro di Rimini, che conosciamo tutti come Teatro Aminto Regalli. Ebbene, Stiffelio a quel punto, modificato nel finale, si chiamava Aroldo, una nuova opera ma con lo stesso soggetto, con la stessa drammaturgia. Aroldo non era più un pastore protestante, ma un cavaliere crociato di ritorno dalla Terra Santa. Una lettera a signor di Loitol scrivevate. Silenzio. Rodolfo, di voi non son più degna. Oggi i teatri di tutto il mondo vivono grazie agli incassi di Traviata, Rigoletto, Trovatore, la trilogia popolare. Ma arriverà il giorno in cui probabilmente parleremo di una tetralogia popolare, se aggiungiamo appunto Stiffelio, che è parte integrante di quel percorso di rinnovamento drammaturgico che portò Verdi dal teatro epico di argomento addirittura biblico, se pensiamo alle vicende di Nabucco, a un teatro di argomento borghese, con temi borghesi. Le vicende di Traviata, in fondo, con un padre, Giorgio Germont, che diffida il figlio Alfredo dal frequentare una cortigiana, sono molto paragonabili a quelle di Stiffelio, dove il padre, Stancar, è il padre di lei, Lina, la traditrice, quella che rischia di gettare un'ombra di discredito sulla famiglia e per questo motivo bisogna occultare il misfatto. Tal foglio concesso. Chi lo scrisse, qui spetti ignorate. Io non curo, rendetelo il vo. Meglio sa, rendetelo. No, rendetelo. No, rendetelo. No. E in questo senso Stiffelio può essere considerato a buon diritto un cartone preparatorio di Traviata, un atto di accusa contro la società ben pensante di metà Ottocento. Il contesto sociale asfittico in cui si muovono i protagonisti di Stiffelio è lo stesso in cui si muoveva la vita del Verdi uomo, oltre che quella del Verdi compositore. Nel 1847 Verdi cominciò ufficialmente una relazione destinata a durare oltre mezzo secolo con Giuseppina Strepponi, il famosissimo ex soprano che nel 1842 aveva dato la prima interpretazione di Abigail in Nabucco. Ebbene, Strepponi veniva da un matrimonio, veniva da 2 figli legittimi, Verdi era rimasto vedovo, insomma i due erano il soggetto ideale per diventare i protagonisti delle Malelingue di Busseto e in questo scenario di scandali, illazioni,
addirittura episodi veri e propri di aggressione nei confronti della Strepponi, Verdi decise di lasciare la sua Busseto, dove aveva comprato il bellissimo Palazzo Orlandi, e di trasferirsi nella più riparata Villa Sant'Agata nel Piacentino. Ma le due società, la società di Stiffelio e la società bussetana di Verdi, alla fine rappresentano lo stesso sfondo in una singolare commistione tra arte e vita pubblica. La modernità di Stiffelio è tutta nel suo taglio drammatico. Il tradimento di Lina con Raffaele è già avvenuto e noi assistiamo all'opera attraverso il prisma delle diverse reazioni dei personaggi messi uno contro l'altro attorno a questo fattaccio. E quindi assistiamo all'evoluzione psicologica, alla carneficina psicologica del protagonista che vorrebbe mettere la polvere sotto il tappeto, o del padre di Lina che vorrebbe che nessuno sapesse di questo fatto per non macchiare il nome di famiglia. Dal punto di vista musicale questo ha delle conseguenze. L'azione musicale non è più circonfusa di atteggiamenti patetici, estremamente melodrammatici, ma è molto secca, va dritta al punto, come sarà poi Rigoletto. In questo Stiffelio è già un'opera matura, è un'opera del 1850, ma che possiamo spostare tranquillamente agli inizi del Novecento. È un Verdi che già guarda al futuro. E i teatri dell'Emilia-Romagna sono stati fondamentali nella riscoperta e nella rivalutazione di Stiffelio. Se pensiamo a quello che è successo nel 2018 con la riapertura del Teatro Galli di Rimini con Aroldo, che è l'opera gemella di Stiffelio, o nel 2017 al Teatro Farnese l'opera messa in scena da Graham Vick con il pubblico in piedi nel Teatro del Seicento. E ora, dal Municipale di Piacenza, scriviamo un'altra pagina destinata a entrare nella storia del teatro con la regia di Pierluigi Pizzi, che potrete seguire con noi su Opera Streaming. Opera Streaming, in the heart of opera.